E per il video di oggi ne abbiamo un altro. Questo è un hard disk esterno che mi hanno portato. Eccolo qua. Cos'è? Un Toshiba. Ehm, con il suo cavetto anche. Che purtroppo si è letteralmente staccata la porta. Ok. Fortunatamente la porta è in buono stato, non ha danni, e le saldature, la schedina, la PCB è buona, è in buono stato, non ha danni, quindi possiamo fare il recupero. Smontiamo la schedina. Fortunatamente non c'è da aprire l'hard disk, e se no sarebbe stato un disastro. E io non faccio quel tipo di lavori là, non sono un data recovery, un centro di recupero dati, però queste piccole cose le posso fare. Ok, rimuoviamo la schedina. Bene, ecco qua la schedina. Facciamo zoom quanto più possibile, bene. E adesso cosa facciamo? Niente, facciamo semplicemente come abbiamo sempre fatto, ovvero andiamo a pulire le saldature, eccetera, e facciamo la saldatura drop method, quindi metodo a caduta. Quindi mischiamo un po' di tutto, facciamo così, dovrebbe essere un lavoretto anche piuttosto semplice, flussante, stagno. Andiamo a preparare tutto, andiamo a riempire anche i buchi. E adesso che dovrebbe essere tutto pronto, sì, andiamo fuori dal banco, aria calda da sotto, e andiamo a mettere la porta. Ve lo mostro sotto il microscopio, così riuscirete a vedere, se no non potete vedere nulla con la telecamera da sopra. Ok, puliamo un po' dai residui di flussante e saldatura. Ecco, basta così. Il flussante un po' ci serve, quindi va bene che sia così. Bene, allora 400, direi anche 400 gradi in questo caso, perché la scheda è molto molto sottile. 400 gradi, 50% di aria, credo sia più che sufficiente. Aspettate che sposto la scheda in una posizione un po' più comoda per l'aria. Ecco qua, lo stagno ormai è pronto. Ci mettiamo la porta. Se vuole entrare. Aspettiamo che la porta si scaldi, che raggiunga la temperatura anche lei. Ok, in teoria questo dovrebbe bastare. Bene, andiamo sopra il banco e guardiamo la scheda sotto il microscopio, vediamo com'è, vediamo cosa è venuto fuori. Sembra ok? Forse un po' alta sulla parte sinistra. Sembra, così sembra. Vediamo un po', perché sì, questo piedino si muove e questo piedino si muove. Gli altri sono solidi.
Va bene, allora ripassiamo solo quelli lì. La porta in sé sembra tutta... no, la porta è saldata giù perfettamente, sono solo i piedini che erano un po' più alti rispetto al previsto. Qua dietro le saldature sono buone. Molto bene. Allora ripassiamo un attimo le saldature qui sul davanti. Evitando magari di portarci via le resistenze. Va bene, dovrebbe andare. Vediamo un po'. Allora, questo è solido, 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 solido. Bene, se tutto va bene, dovrebbe andare tutto a posto e ehm, tornare a funzionare. Quindi proviamo a riassemblarlo, gli diamo una pulita però anche e vediamo cosa succede. È del tutto possibile anche che questo hard disk ormai ha preso una botta, una caduta, eccetera, non funzioni più perché i meccanismi all'interno si sono danneggiati. Questo può capitare, però mai dire mai. Magari questa persona ha la fortuna di riottenere il suo hard disk funzionante, anche se in ogni caso consiglio, una volta che un hard disk in questo caso ha ricevuto un danno del genere, recuperare i dati e poi cambiarlo immediatamente, anche se funziona. Magari rivenderlo usato, non lo so, lasciare che qualcun altro se lo vuole usare lo usa. Bene, allora adesso abbiamo il cavetto qui, lo colleghiamo al nostro computer e vediamo cosa succede. Andiamo a vedere cosa succede. Noi abbiamo 5 volt, riuscite a vedere? 5 volt,26 però nessun ampere, niente, 00. E non ho capito perché questo qua si spegne, sinceramente. Non dovrebbe fare così, ma vabbè. Niente, 0. E chiaramente vedete che non c'è nessuna luce. Qua ci sono dei LED, dovrebbero accendersi, ma non succede nulla. Non succede assolutamente nulla. Andiamo a vedere se riusciamo a capirne qualcosa. Allora, prima ho visto una cosa un po' così, un po' strana. Allora, qui ci sono i dati. Questa è la linea dati, questa è un'altra linea dati. Questa è un'altra linea dati, qua c'è il negativo e questo dovrebbe essere il piedino del positivo. Il piedino del positivo, questo teoricamente dovrebbe essere un fusibile, ma vedete che strano colore che c'ha? Magari è esploso? L'ho visto prima, ma ho detto magari è così, boh. Non ne ho la più pallida idea. Quindi proviamo a vedere con il multimetro che cosa abbiamo. Se c'è, che ne so, continuità o non lo so. Allora, resistenza, aspettate che ve lo metto sullo schermo anche a voi. Allora, io adesso sono in modalità di resistenza. E se io misuro qua, sì, non c'è nessuna resistenza. Quindi questo potenzialmente era il fusibile ed è esploso. Va bene. Quindi facendo un piccolo ponticello dovremmo essere a posto? Non lo so. È meglio andare a controllare tra la massa, vedete che questa è tutta la massa, quindi prendo un punto qua a caso e vado a verificare qua. Non abbiamo cortocircuiti, quindi non solo 26, 20, 30 kg, eccetera.
Questo è importante perché se il fusibile fosse esploso per qualche motivo, ehm, avremo un cortocircuito, invece di qua abbiamo 50 kg addirittura. Quindi a posto. Possiamo fare un piccolo ponticello e quindi prendiamo il saldatore e ripristinare un po' la, la linea. Ora riproviamo. Chiudiamo. Bene, torniamo sul nostro computer e vediamo cosa succede. Inseriamo. Ehi là! Eccolo lì! Toshiba External, eccolo lì, 465 GB. Fantastico! Voilà, salvato. E quindi è giunto il momento di terminare il video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivervi iscrivetevi, se volete commentare commentate, se volete abbonarvi abbonatevi. E ringrazio tutti per aver visto fino in fondo, chi è rimasto fino in fondo, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!